Se dopo aver avviato un ciclo di lavaggio in una lavatrice a marchio Electrolux sul display compare il codice di errore E52, ricordiamo che questo comunque potrebbe anche non comparire, ma la lavatrice bloccarsi, pertanto per riscontrarlo sarà necessario entrare nel ciclo diagnostico per il quale trovate il link su nella scheda, e significa che c'è un errore da manuale relativo alla tachimetrica. Questo codice di errore tuttavia può interessare altri due elementi. Difatti può interessare un problema alla scheda elettronica o in altri casi può derivare da un consumo delle spazzole, quindi se sono usurate di sostituirle, altrimenti qualora le spazzole siano buone è necessario eseguire verifiche sul motore. Per eseguire il controllo è necessario togliere il pannello che è posizionato nella parte posteriore della lavatrice e sganciare il connettore di alimentazione del motore. La verifica sul motore può essere eseguita anche con il motore montato sulla lavatrice. In questo caso l'abbiamo tolto per poter vedere più da vicino come è strutturato lo spinotto di connessione e come eseguire il controllo. Dobbiamo eseguire come prima cosa il rilevamento del valore della tachimetrica, che in questo caso corrisponde alla posizione numero 6 e numero 7, quindi a questi due faston. Il valore deve essere compreso più o meno tra 171 e 196, il che ci indica che in questo caso la tachimetrica è in linea ed è funzionante. Il problema del motore, quindi dell'errore, potrebbe tuttavia essere un problema relativo al motore stesso. Pertanto dobbiamo controllare che tra il pin numero 3 e il numero 4 vi sia anche in questo caso un valore che deve essere compreso tra 2,5 e 3,5, mentre l'ultimo controllo che dobbiamo eseguire l'innesto numero 2 e l'innesto numero 5, che corrisponde a quello dello statore, che deve avere un valore compreso tra 1 e 2,5. In questo caso il motore è funzionante, l'errore pertanto può essere ricondotto o a un problema di scheda elettronica o eventualmente dobbiamo eseguire lo stesso tipo di controllo inserendo lo spinotto ed andando a togliere lo spinotto che collega questo alla scheda elettronica e su quello della scheda elettronica verificare le corrispondenze di questi fili come arrivano sullo spinotto di connessione alla scheda elettronica e su quei pin verificare che vi siano gli stessi valori che abbiamo qui riscontrato. In caso vi siano gli stessi valori, il problema è da ricondurre a un difetto della scheda elettronica che andrà sostituito.